Questa la devi proprio realizzare. Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme il progetto che avete visto nell'anteprima del video, ovvero il modello Lion, in italiano leone, per me leona, progetto di cui sono veramente orgogliosa, soprattutto per il punto di lavorazione, il punto a spina di pesce molto particolare che dona veramente un effetto spettacolare alla vostra borsa. Ho deciso di proporvi questo mini bauletto che ovviamente può essere personalizzato in maxi. Vi ho dato tutte le indicazioni utili per poter personalizzare le dimensioni. Ho messo anche la cerniera, ho creato questo manico sempre con lo stesso filato che poi ho allungato con un po' di catena. E questo è il risultato, super soddisfatta. Progetto che potrebbe sembrare un po' difficoltoso per le principianti, ma vi ho spiegato tutto veramente passo passo in modo dettagliato, così anche voi potete provare a realizzare questo progetto. Ovviamente se non volete applicare la cerniera potete mettere un classico bottone magnetico. Stessa cosa per il manico, se volete personalizzarlo, magari volete mettere solo la catena, potete farlo tranquillamente. Tutti i vari accessori dipendono dai propri gusti. Per realizzare questo progetto ho utilizzato il cordino Inda di Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni vi lascio il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito, quindi potete fare scorta di tutto il materiale che vi occorre. Volendo potreste valutare l'idea di prendere il manico abbinato al cordino, quindi quello intrecciato. E nulla, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Mi raccomando, taggatemi nei vostri post così potrò ricondividerli. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutti gli spoiler e le novità in arrivo, che sono veramente tante. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e continuare a supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di circa 300 g di cordino Inda. Io ho utilizzato la colorazione numero 37, una cerniera da 20 cm, 2 ponticelli, 4 moschettoni tondi e un po' di catena, circa 20 cm. Lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla lavorazione del pannello centrale, che lavoreremo a punto spina di pesce, un punto davvero particolare che con molta attenzione e pazienza può essere replicato anche dalle principianti. Non è assolutamente impossibile, però bisogna fare attenzione ad alcuni passaggi. Quindi io al momento vi mostrerò un piccolo campioncino per farvi vedere la lavorazione del punto, ma qui in alto vi lascerò il numero di catenelle originali per la lavorazione del progetto che ho lavorato. Ovviamente ci saranno anche le misure in centimetri, comunque le misure sono completamente personalizzabili secondo i propri gusti, quindi potete farla più piccola o più grande. Andremo ad avviare un numero di catenelle pari, quindi se volete realizzare una borsa più grande aumenterete il numero di catenelle rispetto a quelle originali, sempre tenendo il numero di catenelle pari, compresa ovviamente anche la catenella per girare. Quindi io al momento avvierò giusto 20 catenelle per farvi vedere il punto di lavorazione, ma le catenelle originali sono 32 che corrispondono a circa 19 cm. Quindi faccio il cappio iniziale e avvio le mie catenelle. Ne ho avviate 16.
Comunque a questo punto torniamo indietro a maglia bassa, possiamo lavorare normalmente all'interno della catenella oppure andare a prendere le asoline qui sul retro. Se andiamo a prendere le asoline sul retro, poi nei giri successivi e nel giro di rifinitura, siccome io ho già lavorato il pannello, risulterà un po' scomodo lavorare poi all'interno di questi punti perché sono un po' più duri. Quindi se preferite potete lavorare normalmente nelle catenelle. Quindi ora vi mostro il passaggio normalissimo. Partiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Quindi per ogni catenella noi andremo a lavorare una semplice maglia bassa. Ok, terminata la nostra riga, a questo punto voltiamo il lavoro, facciamo una catenella ed inizieremo a lavorare appunto spina di pesce, quindi fate attenzione a tutti i passaggi. Partiamo con il saltare il primo punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una semplice maglia bassa. In questo modo. Ora dobbiamo andare a lavorare un punto incrociato nel punto saltato ma alla base della maglia bassa del giro precedente, quindi ci andiamo ad inserire esattamente nella prima catenella qui. Carichiamo però il filo sull'uncinetto, ci inseriamo, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori, lo portiamo all'altezza delle altre asole e poi andiamo a chiudere tutte e tre le asole insieme. In questo modo procediamo, saltiamo il punto successivo, quindi questo, andiamo nel prossimo e di nuovo una maglia bassa ed ora dobbiamo rifare il punto incrociato, quindi per capire dove farlo dobbiamo semplicemente contare dai punti di base, quindi questo il primo l'abbiamo lavorato. Nel secondo corrisponde la seconda maglia bassa che abbiamo fatto, questo è il terzo punto e questo è il quarto che abbiamo appena lavorato, quindi noi la maglia alta incrociata la dobbiamo andare a fare nel terzo punto, quindi dobbiamo inserirci proprio qui, nella terza catenella. Carichiamo quindi il filo, ci inseriamo, prendiamo il filo, lo tiriamo su e poi chiudiamo tutte e tre le asole insieme in questo modo. Questo è il risultato. Ora ripetiamo, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e facciamo una maglia bassa. Dopodiché torniamo indietro nel punto precedente, però del giro precedente, carichiamo il filo, ci regoliamo con i punti di base. Se questo lo abbiamo lavorato, questo corrisponde alla maglia bassa, dobbiamo saltare sempre il punto successivo al punto obliquo già lavorato, quindi questo lo saltiamo e andiamo nel successivo, ci inseriamo, prendiamo il filo, lo tiriamo su e chiudiamo tutte e tre le asole insieme, sistemiamo ovviamente le asoline e questo è il risultato. Quindi procediamo in questo modo per tutta la riga, ci regoliamo semplicemente con i punti di base. Dobbiamo saltare sempre il punto successivo rispetto al punto obliquo. Vedete? Qui c'è il punto obliquo, questo lo abbiamo saltato, questo lo abbiamo lavorato, questo lo abbiamo saltato, questo lo abbiamo lavorato. Quindi in questo caso dovremo avere un punto lavorato, un punto no, un punto lavorato, un punto no. Ovviamente poi i punti saranno tutti lavorati perché abbiamo la maglia bassa sulla riga che stiamo lavorando, quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Termineremo la riga facendo una maglia bassa nell'ultimo punto restante, in questo modo. Questo è il risultato. A questo punto voltiamo il lavoro,
facciamo una catenella ed arriva la riga un po' più difficoltosa, questo principalmente per le principianti, ma cercherò di spiegarvi nella maniera più dettagliata possibile. Allora, dobbiamo ripetere comunque sempre lo stesso procedimento, quindi maglia bassa nel punto successivo e poi torniamo indietro facendo la mezza maglia alta incrociata. Quindi qui abbiamo tutti i punti obliqui. Come potete vedere sono anche evidenti le mezze maglie alte che abbiamo fatto perché sono i punti un po' più larghi e noi la maglia bassa la dovremo lavorare sempre in questi punti, quindi in questi che vediamo un po' più larghi. Ci inseriamo, quindi saltiamo il primo punto, ci inseriamo nel secondo e lavoriamo una maglia bassa. A questo punto dobbiamo andare a lavorare la maglia incrociata che dovremo lavorare qui, che sarebbe la maglia bassa della riga precedente, vedete? Quindi ora ci inseriamo, carichiamo il filo, ci inseriamo in questo punto, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori, ce lo portiamo su e poi chiudiamo come abbiamo fatto prima le triasole insieme in questo modo. Poi maglia bassa non in questo punto ma in questo e poi dobbiamo tornare indietro. Qui diventa un po' più difficoltoso, ma se facciamo un po' di attenzione riusciamo tranquillamente, tutte, principianti comprese. Per rendere più semplice la lavorazione noi cosa facciamo? Siccome dobbiamo andare a lavorare il punto incrociato alla base della maglia bassa della riga precedente, da dietro magari per le principianti è un po' più difficile capire dove andare a puntare, però se giriamo il lavoro noi qui le maglie basse le vediamo. Quindi questa è la maglia bassa in cui dobbiamo andare a lavorare il punto incrociato. Quindi noi cosa facciamo? Con l'ago ci inseriamo, lo inseriamo proprio alla base e vediamo da dove fuoriesce. E proprio qui dobbiamo andarci ad inserire, quindi magari facciamo passare anche un uncinetto un po' più grande così resta un po' più visibile. Carichiamo il filo sull'uncinetto, ci inseriamo in quel punto, controlliamo sul retro che abbiamo preso il punto giusto, che infatti sono alla base della maglia bassa, prendiamo il filo, lo tiriamo su e chiudiamo le triasole insieme, in questo modo. Poi saltiamo il punto successivo, andiamo sopra la maglia alta incrociata, la mezza maglia alta incrociata, ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa. Ora dobbiamo ripetere lo stesso procedimento, quindi cosa facciamo? Giriamo il lavoro, vediamo dove si trova la maglia bassa, eccola qui, ci inseriamo con l'ago, vediamo da dove fuoriesce, esattamente da qui. Quindi noi in quel punto andiamo a fare la maglia incrociata, ci inseriamo, ci assicuriamo di aver preso la maglia giusta, prendiamo il filo, tiriamo su e chiudiamo le triasole insieme. È tutta questione di pazienza perché sappiate che io diciamo che lo sto lavorando un po' insieme a voi perché l'avevo visto su Pinterest, ho deciso di provare. Anche per me sembrava difficoltoso, un po' impegnativo, io poi in alcuni casi sono anche un po' pigrona, però mi ci sono messa e devo dire che ho già lavorato il pannello, quindi ora vi sto spiegando tutti i passaggi in modo più dettagliato possibile per farvi capire, però ci ho messo anche io un po' di tempo per capire dove dovevo andare a puntare l'uncinetto, quindi tranquille, se ci sono riuscita io ci riusciamo tutte, non ho i superpoteri. Comunque si procede, saltiamo il punto successivo, andiamo nel prossimo, facciamo una maglia bassa e poi ripetiamo sempre lo stesso procedimento. Se non siamo convinte di dove andare a puntare l'uncinetto, prendiamo l'ago, un uncinetto un po' più grande, andiamo sul retro, capiamo dove si trova la maglia bassa, eccola qui, inseriamo l'ago, lo facciamo uscire, ci dobbiamo andare ad inserire esattamente qui, prendiamo il filo, cioè carichiamo il filo, ci inseriamo, mi trovo alla base della maglia bassa, prendo il filo, tiro fuori, me lo porto su e chiudo le triasole insieme. Quindi
Procediamo in questo modo per tutta la riga e poi ci rivediamo per vedere come procedere, ma il procedimento è sempre lo stesso. Dobbiamo terminare la riga sempre con una maglia bassa, quindi ci inseriamo nell'ultimo punto e lavoriamo una maglia bassa. Questo sarà il risultato della seconda riga. Ora non faremo altro che ripetere questo procedimento per tutto il pannello. Quindi si volta il lavoro, si fa una catenella, la catenella va fatta sempre ad ogni giro e poi si ripete, si salta al primo punto, si va nel successivo e si lavora una maglia bassa. Dobbiamo poi andare a lavorare un punto incrociato esattamente alla base della maglia bassa della riga precedente, quindi esattamente qui. Carico il filo, mi vado ad inserire in questo punto, prendo il filo, tiro su e chiudo le triasole insieme in questo modo. Di nuovo salto il punto successivo, vado nel prossimo, faccio una maglia bassa e poi devo ripetere il procedimento della riga precedente, quindi prendo l'ago, se non sono proprio convinta, vado a vedere dove si trova la maglia bassa, si trova esattamente qui, punto l'ago proprio alla base della maglia bassa ed è qui che devo andare a puntare il mio uncinetto. Poi tanto vi fate l'occhio man mano che lavorate il pannello. Carichiamo il filo, puntiamo l'uncinetto, ci assicuriamo di essere entrate nel giusto punto, prendiamo il filo, tiriamo su e chiudiamo le triasole insieme in questo modo. Di nuovo saltiamo il punto successivo, andiamo nel prossimo e poi dobbiamo ripetere il punto incrociato, che come potete vedere si riconosce anche dal retro ed è esattamente questa V che si crea sopra il punto obliquo. Infatti vi faccio vedere, se io entro senza puntare l'ago, io entro esattamente in questo punto, mi trovo esattamente alla base della maglia bassa, quindi man mano che lavorate vi farete sicuramente l'occhio e non vi occorrerà più l'ago per andare a capire dove puntare l'uncinetto. Quindi si procede in questo modo per tutta la riga e per tutto il pannello. Qui in alto vi lascerò il numero di righe totali che lavorerò io insieme alla misura in centimetri. Ovviamente è completamente personalizzabile secondo i gusti che avete, quindi se volete realizzare una borsa più grande aumenterete sia il numero di catenelle iniziali che il numero di righe totali, quello va in base ai vostri gusti e alle dimensioni che volete ottenere. Quindi a questo punto continuiamo la lavorazione del pannello e ci rivediamo al termine. Bene, una volta che avremo lavorato tutte le nostre righe, io ho lavorato 44 righe totali, compresa ovviamente anche la prima riga a maglia bassa, ed ho raggiunto una lunghezza di 35 centimetri, quindi abbiamo un pannello di 35 x 19. Ovviamente potete personalizzare queste dimensioni in base alla grandezza che volete ottenere, quindi siete liberi di personalizzare le misure. A questo punto quindi dobbiamo procedere con il giro di rifinitura, quindi procederemo in maniera molto semplice. Iniziamo facendo una catenella, non andremo a lavorare in queste asoline bensì in questo punto ben visibile, è un po' più comodo da lavorare. Quindi saltiamo questa asolina, ci spostiamo nella successiva, prendiamo le due asole in questo modo e andiamo a lavorare all'interno di questo punto 2 maglie basse. Lavoreremo 2 maglie basse proprio perché un punto lo andiamo a saltare, quindi lo andiamo a riprendere su questo punto. Ora di nuovo abbiamo questo punto un po' scomodo da lavorare che resta troppo esterno, lo saltiamo, andiamo nel punto successivo, prendiamo sempre le 2 asoline esterne in questo modo e lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2, poi di nuovo saltiamo questo punto, andiamo nel successivo, prendiamo le 2 asoline esterne e lavoriamo 2 maglie basse.
Procederemo in questo modo per tutto il giro, ovviamente. Noi ci rivedremo qui, così vi mostro anche l'aumento sull'angolo. Arrivati in questo punto, anche in questa solina andiamo a lavorare 2 maglie basse, 1 e 2, poi facciamo una catenella e in questo lato abbiamo le catenelle di avvio, quindi quelle iniziali. Andremo semplicemente a lavorare una maglia bassa per ogni catenella, quindi mi inserisco nella prima maglia e lavoro una maglia bassa e procederò così per ogni catenella sottostante. Arrivati anche nell'altro angolo, facciamo l'ultima maglia bassa, catenella, e qui ripeteremo lo stesso procedimento che abbiamo fatto sull'altro lato più lungo. Quindi qui nella prima asola faccio una maglia bassa, faccio una maglia bassa anche in questa seconda asola, una sola maglia bassa ovviamente, e poi passo in questa solina qui, quindi qui iniziano i punti scomodi tra virgolette, quindi noi andiamo a pescare l'asola più comoda da prendere, prendiamo le 2 asoline e lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2, poi saltiamo di nuovo questo punto qui, andiamo in questa solina che tra l'altro è anche ben visibile, ci inseriamo e lavoriamo 2 maglie basse. Procederemo in questo modo fino ad arrivare nel prossimo angolo, dove faremo, come abbiamo fatto anche negli altri 2 angoli, una catenella e poi procederemo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare in questo punto dove chiuderemo. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Assicuriamoci ovviamente di ottenere lo stesso numero di maglie su entrambi i lati lunghi, perché poi ci occorrerà comunque per andare a cucire i laterali. Bene, rifinito tutto il pannello, questo sarà il risultato. A questo punto possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Bene, a questo punto dovremo andare a suddividere il nostro pannello per la creazione dei laterali. Vi dico anche la misura in centimetri così potete regolarvi meglio. Abbiamo 14 centimetri sui lati fino al marker ovviamente, e i punti marcati corrispondono a circa 6 centimetri. Quindi abbiamo un laterale di 6 cm. Ovviamente queste misure, come vi ho già detto, sono personalizzabili secondo i propri gusti, quindi a questo punto procediamo con la lavorazione dei laterali. Dunque io mi sono già portata avanti, ho realizzato il primo laterale, l'altro lo realizzeremo insieme. Ovviamente se volete foderare il vostro progetto dovrete farlo prima di andare ad assemblare la borsa. Se volete irrigidire il pannello potete farlo nel giro di rifinitura del pannello, quindi incorporando nello stesso momento anche la rete, oppure irrigidire con i pannelli di feltro, comunque sempre prima di andare ad assemblare la borsa. Quindi ora andiamo a realizzare i laterali insieme. Da un marcapunti all'altro ho 9 punti, ne andrò comunque a lavorare tutti. Prendo il filo, faccio un cappio e mi tengo il filo sull'uncinetto. Vado a rimuovere il primo marcapunti e partirò esattamente da questo punto. Inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro e vado a prendere anche la catenella interna, quindi questa solina che si forma dietro la maglia bassa, esattamente questa qui. Vado a prendere anche questa solina.
in questo modo e lavoro una maglia bassa. Punto successivo, ovviamente prendo solo la metà catenella esterna e la solina retro e lavoro una maglia bassa e farò questo per ogni punto fino al marcapunti. Ultimo punto, togliamo il marcapunti e andiamo comunque a ripetere lo stesso procedimento, quindi prendiamo la metà catenella retro e la solina retro, facciamo la maglia bassa e questo sarà il risultato del primo giro. A questo punto dovremo procedere facendo degli aumenti ad inizio e fine riga, uno per lato, quindi voltiamo il lavoro, facciamo una catenella, lavoriamo un aumento nel primo punto, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2, poi una maglia bassa per ogni punto e poi faremo un aumento anche nell'ultimo punto. Ultimo punto, andiamo a lavorare l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2, voltiamo il lavoro e andremo a ripetere questo procedimento per altre 3 volte, quindi avremo un totale di 4 righe con gli aumenti. Facciamo una catenella, aumento nel primo punto, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e poi nell'ultimo punto un altro aumento. Aumento anche nell'ultimo punto, andiamo a ripetere questo procedimento per altre 2 righe e ci rivediamo. Bene, una volta lavorate le 4 righe di aumenti, a questo punto voltiamo il lavoro e procederemo lavorando 6 righe normalmente, quindi senza fare ulteriori aumenti. Facciamo la catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa su ogni punto sottostante. Lo ripeteremo comunque per 6 righe. Terminata la riga, normalmente si volta il lavoro, catenella, e si continua nello stesso modo, quindi lavorando punto per punto. Ci rivediamo dopo aver lavorato le 6 righe senza aumenti. Bene, ho lavorato anche le 6 righe normali, questo è il risultato, ed ora passeremo alle diminuzioni. Quindi voltiamo il lavoro, facciamo sempre la catenella e partiremo facendo la prima diminuzione. La diminuzione all'inizio della riga la facciamo semplicemente saltando il primo punto e andando nel successivo, quindi faccio questo procedimento e lavoro una maglia bassa dal secondo punto. Procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e mi fermo al penultimo punto. Bene, devo fare la diminuzione alla fine della riga, quindi inserisco l'uncinetto nel penultimo punto in questo modo, prendo il filo, non chiudo, inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella dell'ultimo punto, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asole insieme. In questo modo avrò fatto la diminuzione anche alla fine della riga.
A questo punto giro il lavoro e dovrò alternare i giri di diminuzioni con una riga normale, quindi lavorando i punti come si presentano. Quindi ora faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto. In questo modo dovrò ripetere questo gruppo di 2 righe fino ad ottenere un totale di 8 righe. Quindi queste sono 2, ne mancano altre 6. Giro il lavoro, faccio una catenella e devo procedere con la riga di diminuzioni. Quindi salto il primo punto, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa in ogni punto sottostante fino al penultimo punto. Qui ho il penultimo punto, mi inserisco, prendo il filo, non chiudo, inserisco l'uncinetto nella metà catenella dell'ultimo punto, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme. Questo sarà il risultato. Voltiamo il lavoro, catenella e si lavora una riga di sole maglie basse, quindi lavorando punto per punto. Procederemo in questo modo fino a che non raggiungeremo un totale di 19 righe, quindi 19 righe partendo dalla prima riga fino all'ultima. Vi dico 19 righe perché io ho 19 punti qui sui laterali. Ovviamente se cambiate le dimensioni del vostro pannello dovrete adattarlo alle misure che avete impostato, quindi in base al numero di punti che avete qui andrete a suddividere questa sezione di punti, quindi gli aumenti li lascerei comunque sempre sulle 4 righe. Stessa cosa per le diminuzioni, magari andate semplicemente ad aumentare il numero di righe delle righe senza aumenti, quindi senza stravolgere troppo il procedimento, così vi resta anche più semplice. Procediamo quindi in questo modo fino a raggiungere il totale di righe che ci occorre e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho terminato la lavorazione delle mie righe, ho lavorato in totale 19 righe partendo dalla prima fino all'ultima. Ho un laterale che misura esattamente 12 cm. A questo punto, senza tagliare il filo, andremo a cucirlo al pannello. Quindi facciamo una catenella, avviciniamo il laterale al pannello. Per assicurarci di agganciarci nel giusto punto andiamo a contare dal primo punto libero 19 punti che corrisponderanno alle 19 righe del laterale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Dovrò agganciarmi esattamente in questo punto, quindi mi inserisco nella solina del punto della prima riga in questo modo e vado ad inserirmi nella metà catenella del punto corrispondente, quindi il 19esimo. In questo modo prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. In questo modo procedo, inserisco l'uncinetto nella solina della riga successiva e nella solina esterna del punto successivo sul pannello. In questo modo prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Andrò a cucire punto per punto tutto questo lato e poi ci rivediamo qui. Ultimo punto da cucire, prendo solo le asoline esterne e faccio una maglia bassissima ed ora farò una maglia bassissima per ogni punto che ho qui, queste costine qui. Noi entriamo e facciamo una maglia bassissima, punto successivo maglia bassissima fino a portarci praticamente sull'altro lato dove dovremo andare ad ultimare la cucitura del laterale.
Ok, a questo punto riprendo con la cucitura, quindi mi inserisco nel primo punto e nella solina corrispondente sul pannello e faccio una maglia bassissima e procedo così come abbiamo fatto anche sull'altro lato. Ultimo punto, ultima maglia bassissima e questo sarà il risultato. Avremo cucito tutto il laterale. A questo punto andiamo a fare un ulteriore giro di rifinitura tutto in costa retro che ci servirà per andare poi a cucire la cerniera. Quindi facciamo una catenella, ovviamente qui dobbiamo andare a chiudere. Io ancora non ho chiuso, quindi in maniera molto semplice andiamo a portare il filo all'interno, comunque lo facciamo passare attraverso le maglie in modo da bloccarlo per bene. A questo punto possiamo procedere con la lavorazione, quindi qui abbiamo tutte maglie basse, noi ci inseriamo prendendo solo la metà catenella esterna e lavoriamo una maglia bassa per ogni punto ovviamente. Nell'angolo andiamo a lavorare i due punti che si trovano proprio negli angoli insieme, quindi ci inseriamo nella metà catenella dell'ultimo punto di questo lato e prendiamo il filo. Ci inseriamo nel primo punto di questo lato lungo e prendiamo il filo. Abbiamo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte e 3 insieme e poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. In ogni angolo ripeteremo esattamente questo procedimento, quindi facciamo una sorta di diminuzione. Ultimato il giro andiamo a chiudere con maglia bassissima nel secondo punto perché dobbiamo fare la diminuzione anche su questo lato, in questo modo. Questo sarà il risultato, però ho ancora un'apertura troppo ampia per la mia cerniera, quindi devo andare a fare magari un giro di maglia alta per andare ad incrementare in modo da poterla cucire in modo facile. Quindi cosa farò io? Faccio una catenella, mi lavoro una maglia bassa in ogni punto sottostante sui due lati corti, mentre sui lati più lunghi vado a lavorare una maglia alta per ogni punto in modo da ispessire il bordino. Quindi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto su questo lato. Nell'angolo devo fare sempre la diminuzione, quindi inserisco l'uncinetto nell'ultimo punto del lato e prendo il filo, carico il filo perché devo fare la maglia alta su questo lato, inserisco l'uncinetto nel primo punto del lato più lungo, prendo il filo, ho 4 asole sull'uncinetto, carico il filo e le vado a chiudere tutte insieme in questo modo. Ora posso procedere lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante ed ovviamente in ogni angolo ripeterò sempre questo procedimento. Ovviamente se non mettete la cerniera questo procedimento lo salterete. Quando passiamo dal lato più lungo al lato più corto il procedimento sarà inverso, ovvero carichiamo il filo, puntiamo l'uncinetto nell'ultimo punto del lato, prendiamo il filo, ci inseriamo nel primo punto del lato più corto, prendiamo il filo, abbiamo comunque sempre 4 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme. Poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e nell'angolo successivo ripeteremo lo stesso procedimento che abbiamo fatto in questo angolo. Quindi terminiamo il giro e ci rivediamo al termine.
Bene, ho ultimato il mio giro, ovviamente anche in questo caso dovremo fare la diminuzione, quindi saltiamo l'ultimo punto e andiamo a chiudere nel secondo punto del lato più corto. Posso tagliare il filo perché ho già provato la mia cerniera e ci sta, diciamo, perfettamente, riesco tranquillamente a cucirla. Quindi taglio il filo, vado a chiudere con asola di chiusura. Bene, a questo punto quindi non ci resta che andare a cucire la nostra chiusura, quindi la apriamo e iniziamo a fissarla con degli spilli. La posizioniamo per bene, ovviamente. Una volta fatto questo dobbiamo semplicemente andarla a cucire. Ovviamente questa zona qui andrà verso l'interno, quindi vado a cucire la mia cerniera, semplicemente andiamo a fissare il filo lungo il bordo, entriamo ed usciamo sia dal pannello che dalla cerniera. Ovviamente facciamo prima un lato e poi l'altro e ci rivediamo. Bene, una volta che avremo cucito tutta la cerniera, questo sarà il risultato. Qui ho realizzato questo piccolo gancino, tra virgolette, per facilitare l'apertura. Ovviamente adesso lo facciamo insieme anche su questo lato. Comunque questo è il risultato, sono molto soddisfatta. Quindi prendiamo lo stesso cordino e andiamo a realizzare l'altro aggancio. In maniera molto semplice facciamo un cappietto e ci teniamo il filo sull'uncinetto, ci andiamo ad agganciare nel punto che corrisponde proprio alla cerniera, ci inseriamo, prendiamo solo la metà catenella esterna, facciamo una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per sostituire la prima mezza maglia alta. Facciamo poi una maglia alta nello stesso punto, quindi mi inserisco sempre prendendo solo la metà catenella esterna, entro ovviamente nello stesso punto e faccio una maglia alta e poi faccio una mezza maglia alta sempre nello stesso punto. In questo modo vado a chiudere con maglia bassissima nel punto successivo, taglio il filo e lo vado a bloccare tra le maglie. Quindi questo sarà il risultato, in questo modo riusciamo ad aprire e chiudere in maniera molto semplice. Ora andiamo a realizzare il manico. Per realizzare il manico faccio un cappio e vado ad avviarmi delle catenelle che corrispondano esattamente a 25-26 cm. Ovviamente sono personalizzabili, quindi in base alla lunghezza che volete ottenere avvierete più o meno catenelle. Bene, io ho avviato 41 catenelle che corrispondono a 25 cm. A questo punto, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, vado a lavorare nel primo punto che incontro una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima mezza maglia alta, e poi procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni catenella sottostante. Ok, terminata la riga, voltiamo semplicemente il lavoro, andiamo a lavorare nel primo punto una maglia bassa
ed una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima mezza maglia alta, e poi procediamo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante, e questo procedimento lo ripeteremo anche per la riga successiva, quindi in totale dovremo avere 3 righe a mezza maglia alta. Quindi lavoriamo tutte le righe e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta lavorate le 3 righe a mezza maglia alta avremo un pannellino da 3 cm x 26 cm. A questo punto dobbiamo andare a chiudere il nostro pannellino, lo faremo senza andare a tagliare il filo, quindi cosa facciamo? Facciamo una catenella, pieghiamo a metà in questo modo, ci inseriamo nel primo punto e nel primo punto sull'altro lato, quindi abbiamo i 2 lati lunghi, noi ci inseriamo nel primo punto di entrambi i lati e facciamo una maglia bassissima. Ripeteremo questo procedimento ovviamente per tutti i punti e lo andiamo proprio a cucire. Ok, cucito tutto il nostro pannellino, quindi abbiamo creato una sorta di manico tubolare. Ovviamente volendo potete mettere anche un tubicino all'interno. A questo punto facciamo una catenella, tagliamo il filo e andiamo a bloccare il filo tra le maglie. A questo punto vado ad applicare dei moschettoni con un pochino di catena, giusto per renderlo un pochino più lungo. La parte della catena misura 9 cm, poi ci dobbiamo aggiungere il moschettone. Faccio lo stesso anche sull'altro lato, quindi lo vado a far passare proprio attraverso la lavorazione. In questo modo, ed ora andiamo ad applicare i ponticelli sulla borsa. I ponticelli hanno le alette, quindi lo andiamo ad applicare direttamente sui laterali. Griglietta all'interno e poi pieghiamo le alette. Ripetiamo lo stesso procedimento anche su questo lato. Fatto anche questo, con l'utilizzo di altri 2 moschettoni andiamo ad applicare il manico. Ed eccola qui, una volta terminata questo sarà il risultato finale. Sono super soddisfatta, ne vado veramente fiera di questo progetto perché è venuto veramente benissimo il punto, il modello, sono super soddisfatta, ma come sempre, insomma, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piace il modello, se lo realizzerete. Ovviamente potete personalizzarlo sia nelle dimensioni ma anche per quanto riguarda la chiusura, perché magari chi è meno pratica con il cucito, anche se io in primis sono veramente negata con il cucito, mi arrangio un po' come posso, potete sostituire la cerniera mettendo semplicemente una chiusura magnetica. Tutto qui. Per quanto riguarda il manico potete personalizzarlo, potete farlo più lungo, potete mettere una catena intera, potete mettere una tracolla in pelle, in tessuto, come volete. Per questo progetto ho utilizzato il cordino Inda di Borgo dei Pazzi. Vi lascio il link
qui sul video e nel box informazioni, insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Calcolate che di una rocca intera questo è l'avanzo, quindi praticamente ce ne fate un'altra. Il cordino Inda è il cordino classico per eccellenza, ci sono tantissimi colori disponibili sul sito, quindi vi consiglio di dare un'occhiata. Continuate a seguirmi sui miei social se non volete perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!